piadina è un prodotto molto antico, di facile preparazione però molto nutriente. Ha vita in Romagna, nella zona della Romagna, dove i contadini che avevano solo un pochino di farina, un pochino di acqua e magari un pochino di lardo come diciamo elementi principali della loro dieta, hanno deciso di mettere questi ingredienti tutti insieme e creare la piadina classica romagnola. È un pane povero che prende piede soprattutto negli anni del Novecento, quando ci sono le prime ondate di turismo nella costiera adriatica, e nascono quindi i primi chioschi di piadina, soprattutto nelle zone marittime, dove i primi piadinari iniziavano a vendere questo street food molto semplice che arrivava diretto dalle loro case, che quindi farcivano con prodotti casereggi come salsiccia, come porchetta affumicata, come cavoli, verdure dei loro orti. Ogni famiglia ha la sua ricetta, nel senso che la piadina non ha una ricetta univoca e identica per tutti. Ogni zona, ogni paesino ha un po' un modo a sé di preparare la piadina, come ad esempio tradizionalmente nell'entroterra, da dove arrivo io, per esempio a Cesena, la piadina è molto alta, viene stesa poco e rimane molto alta in cottura, che quasi in certi chioschi puoi addirittura tagliarla a metà e farcirla, mentre invece in altre città più di mare, normalmente nelle città più marittime come Ravenna, come Rimini, come Marina di Ravenna e quant'altro, la piadina è molto più sottile. La prima piadina che ho fatto è stata a casa con la mia nonna, naturalmente è stata la mia prima maestra, e da lei la piadina si faceva sempre con un goccio di latte e eventualmente un goccino di miele anche. Però adesso ecco, sono lontano da casa, sono ad Amsterdam. Io e altri miei amici abbiamo deciso di esportare la piadina romagnola in Olanda, quindi non si fanno più le piadine con la nonna, ma abbiamo aperto Piadina Bar e la nostra ricetta si è andata adattando ai gusti del mercato olandese. Abbiamo deciso di abbracciare la scuola della piadina leggera, che al posto dello strutto contiene appunto l'olio. Pronti per preparare una piadina? Andiamo! Disma, che è uno dei padri fondatori di Piadina Bar, ci farà vedere come nasce l'impasto della nostra piadina romagnola. Partiamo con 1 chilo di farina di grano tenero tipo 0, che fa da letto a tutto il resto dei nostri ingredienti, 30 g di sale, una presa di bicarbonato, ecco qua, 130 ml di olio di semi, 330 ml di acqua. Cerchiamo di mettere sempre prima i prodotti secchi e poi quelli liquidi, e con questa ricetta otterrete all'incirca 6-7 piadine. Lo lasciamo riposare circa un quarto d'ora, 20 minuti, in modo che la pasta diventi bella liscia e omogenea, e poi la andiamo a riprendere dopo per fare una buona piadina. Bene, ecco il nostro impasto dopo che è riposato. Passeremo alla stesura. Possiamo utilizzare un mattarello, che probabilmente ognuno di voi avrà a casa, oppure, come nel nostro caso, possiamo utilizzare una stendipiadine. Dal momento che qui a Piadina Bar facciamo moltissime piadine al giorno e non siamo così muscolosi come Popeye, abbiamo deciso di utilizzare una di quelle. Quindi adesso andiamo a stendere la nostra piadina con la nostra macchina stendipiadine. Iniziamo prima verticalmente, poi orizzontalmente, in modo da creare una forma rotondeggiante. Ungiamo sempre bene la piastra per fare in modo che la piadina non si attacchi. E iniziamo a cuocere la nostra piadina. Ora a casa in Romagna molti di noi hanno il cosiddetto testo, che è una padella antiaderente che è adatta per la cottura delle piadine, del pane piadina. Chi di voi a casa vuole fare una piadina fai da te può utilizzare una padella antiaderente normale e fare in modo che sia ben calda, ben rovente prima di appoggiare sopra l'impasto,
e poiché appunto la piadina non ha bisogno di cuocere per molto tempo, bastano un paio di minuti a lato, non di più, perché se la cuociamo troppo rischia di diventare troppo croccante. La piadina si caratterizza per questa cornice che si crea lungo tutto il suo bordo, un po' il segno distintivo di una piadina ben fatta. E adesso preparerò la piadina classica per eccellenza con il crudo, la rucola e in teoria ci andrebbe lo squacquerone, che è il prodotto e il formaggio tipico della Romagna, ma noi utilizziamo lo stracchino. La piadina con crudo, squacquerone e rucola è una delle farciture più antiche, più classiche per le nostre piadine, ma noi qui ad Amsterdam e a Piadina Bar ci siamo potuti sbizzarrire utilizzando abbinamenti sempre diversi, sempre un po' più multiculturali, però questa, come ogni ricetta classica, rimane un must. Questo è il nostro prosciutto crudo San Daniele. San Daniele è un paesino in Friuli, Venezia Giulia, conosciuto e famoso per il suo prosciutto. Ora che abbiamo fatto la nostra piadina è arrivato il momento di assaggiarla e chiederò l'aiuto di Disma per questo compito di grande responsabilità. Ecco ragazzi, quindi se avete occasione di passare dalla Romagna a dare un vero morso a una vera piadina romagnola, siete i benvenuti, come siete i benvenuti qui ad Amsterdam. Potete venirci a trovare a Piadina Bar e assaggiare la nostra piadina romagnola esportata in Olanda. Grazie, riprovate anche voi a fare la ricetta a casa che vi abbiamo insegnato e fateci sapere come vi è venuta. Ciao, ciao a tutti!